Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Antalfebal Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Antalfebal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Antalfebal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Antalfebal? Antalfebal è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Antalfebal può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Antalfebal bambini 100 mg/5 ml sospensione orale flacone 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Medafarma SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo: ibuprofene. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: dolore da lieve a moderato. Febbre. Posologia: la dose di Antalfebal dipende dall'età o dal peso corporeo. Generalmente, la dose complessiva giornaliera è di 20-30 mg di ibuprofene per chilogrammi di peso corporeo, suddiviso in 3-4 dosi singole. La dose giornaliera complessiva raccomandata non deve essere superata. Età oppure peso corporeo. Dose singola. Dose giornaliera complessiva. Bambini da 6-8 mesi. Circa 5-6 kg. 2,55 ml. Equivalente a 50-100 mg di ibuprofene. Fino a 7,5 ml. Equivalente a massimo 150 mg di ibuprofene. Bambini da 9-12 mesi. Circa 7-9 kg. 2,55 ml. Equivalente a 50-100 mg di ibuprofene. Fino a 10 ml. Equivalente a massimo 200 mg di ibuprofene. Bambini da 1-3 anni. Circa 10-15 kg. 5 ml. Equivalente a 100 mg di ibuprofene. Fino a 15 ml. Equivalente a massimo 300 mg di ibuprofene. Bambini 4-6 anni. Circa 16-20 kg. 7,5 ml. Equivalente a 150 mg di ibuprofene. Fino a 20 ml. Equivalente a massimo 400 mg di ibuprofene. Bambini 7-9 anni. Circa 21-29 kg. 10 ml. Equivalente a 200 mg di ibuprofene. Fino a 30 ml. Equivalente a massimo 600 mg di ibuprofene. Bambini 10-12 anni. Circa 30-43 kg. 10 ml. Equivalente a 200 mg di ibuprofene. Fino a 40 ml. Equivalente a massimo 800 mg di ibuprofene. Nel caso l'uso del medicinale sia necessario per più di 3 giorni nei bambini di età superiore ai 6 mesi e negli adolescenti, o nel caso di peggioramento della sintomatologia, deve essere consultato il medico. In caso di assunzione della dose singola massima, l'intervallo tra una dose e l'altra deve essere di 4 ore. Il flacone deve essere agitato energicamente prima dell'uso. Per garantire una dose accurata, la confezione include un cucchiaio dosatore. Antalfebal può essere assunto sia in concomitanza che lontano dai pasti. Al fine di ottenere una più rapida insorgenza di azione, la dose può essere assunta a stomaco vuoto. In pazienti con sensibilità gastrica si raccomanda l'assunzione di Antalfebal durante i pasti. Antalfebal non deve essere assunto per più di 4 giorni senza prima consultare un medico o un dentista. Se in questo periodo di tempo i sintomi persistono o peggiorano, consultare il medico. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Gruppi speciali di pazienti. Insufficienza renale. In pazienti con alterazione della funzione renale da lieve a moderata non è richiesta alcuna riduzione della dose, in caso di pazienti con insufficienza renale grave, vedere paragrafo 4.3.
Insufficienza epatica. In pazienti con alterazione della funzione epatica da lieve a moderata non è richiesta alcuna riduzione della dose. In caso di pazienti con insufficienza epatica grave, vedere paragrafo 4.3. Bambini. Antalfebal non deve essere somministrato a neonati di età inferiore a 6 mesi o peso corporeo al di sotto dei 5 kg, in quanto non esiste un'adeguata esperienza che ne supporti l'uso in questa fascia di età. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ibuprofene, ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, al colorante rosso allura AC, o a un qualunque eccipiente. Anamnesi di attacchi di asma, edema della mucosa nasale o reazioni cutanee a seguito dell'impiego di acido acetilsalicilico o altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Ulcera peptica / emorragia attiva, o anamnesi positiva di ulcera peptica / emorragia ricorrente, 2 o più distinti episodi di accertata ulcerazione o sanguinamento. Anamnesi positiva di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedente trattamento con FANS. Evento cerebrovascolare o altra emorragia attiva. Grave disfunzione epatica o renale. Insufficienza cardiaca severa, iviclassenia. Ultimi 3 mesi di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. In caso di perdita sostanziale di liquidi, causata da vomito, diarrea o da mancata assunzione di liquidi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sicurezza gastrointestinale. È sconsigliato l'uso di Antalfebal in associazione con altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi, 2. Per minimizzare gli eventi indesiderati è consigliabile utilizzare la dose minima, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'ibuprofene, come altri FANS, deve essere assunto con cautela se somministrato in concomitanza con i seguenti farmaci. Altri FANS, compresi i salicilati. L'uso concomitante di numerosi FANS può aumentare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Antalfebal insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico Aurobindo, acido acetilsalicilico Doc generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, alka-effer, antireumina, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina Efferv. Più vitamina C, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, broncodual tosse e gola, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, euspiflu, frobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, symptom, vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Antalfebal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Antalfebal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può avere effetti negativi sulla gravidanza e o lo sviluppo embriofetale. I dati di studi epidemiologici mostrano un aumento del rischio di aborto vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Durante il trattamento con ibuprofene, i tempi di reazione del paziente possono essere alterati. Questo deve essere preso in considerazione quando è richiesta maggiore vigilanza, ad esempio quando si guida una macchina o si utilizzano macchinari. Ciò si applica maggiormente in caso di uso concomitante di alcol. Effetti indesiderati molto comuni. E 1/10 comuni. E 1/100 fino a 1/10 non comuni. E 1,000 fino a 1/100. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Tossicità. I segni e i sintomi di tossicità non sono stati generalmente osservati a dosi inferiori a 100 mg/kg nei bambini o negli adulti.
Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento di supporto. Si è osservato che i bambini manifestano segni e sintomi di tossicità dopo ingestione di ibuprofene a dosi di 400 mg/kg o maggiori. Sintomi: la maggior parte dei pazienti che hanno ingerito quantitativi significativi di ibuprofene manifesteranno i sintomi entro 4-6 ore. I sintomi di sovradosaggio più comunemente riportati comprendono nausea, vomito, dolore addominale, letargia e sonnolenza. Gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC, includono mal di testa, tinnitus, vertigini, convulsioni e perdita della coscienza. Raramente sono stati anche riportati nistagmo, acidosi metabolica, ipotermia, effetti renali, sanguinamento gastrointestinale, coma, apnea, diarrea e depressione dell'SNC e dell'apparato respiratorio, cianosi. Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento e tossicità cardiovascolare comprendente ipotensione, bradicardia e tachicardia. Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno epatico. Trattamento: non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di ibuprofene. In caso di sovradosaggio è pertanto indicato un trattamento sintomatico e di supporto. Particolare attenzione è dovuta al controllo della pressione arteriosa, dell'equilibrio acido-base e di eventuali sanguinamenti gastrointestinali. Entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica deve essere considerata la somministrazione di carbone attivo. In alternativa, nell'adulto, entro un'ora dall'ingestione di una overdose potenzialmente pericolosa per la vita, deve essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Deve essere assicurata una diuresi adeguata e le funzioni renale ed epatica devono essere strettamente monitorate. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 4 ore successivamente all'ingestione di una quantità di farmaco potenzialmente tossica. L'eventuale comparsa di convulsioni frequenti o prolungate deve essere trattata con diazepam per via endovenosa. In rapporto alle condizioni cliniche del paziente possono essere necessarie altre misure di supporto. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Prodotti antinfiammatori e antireumatici, non steroidei, derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01A01. L'ibuprofene è un farmaco antinfiammatorio non steroideo che è risultato efficace nei classici modelli dell'infiammazione attraverso proprietà farmacocinetiche. Non è stato finora condotto alcuno studio di farmacocinetica nei bambini con questo medicinale. I dati della letteratura confermano tuttavia che l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di ibuprofene, dati preclinici di sicurezza. Tossicità cronica. La tossicità subcronica e cronica di ibuprofene valutata in studi sugli animali si manifesta sotto forma di lesioni e ulcere del tratto gastrointestinale. Potenziale mutageno e cancerogeno. Studi: elenco degli eccipienti: acesulfame potassico, glicerolo, sodio benzoato, E211, polisorbato 80, saccarosio, amido di mais pregelatinizzato, acqua purificata, gomma xantano, acido citrico, colorante rosso allura AC, E129, aroma di bubblegum consistente in aroma. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Antalfeb alla base di ibuprofene sono algopirina febbre e dolore, Benatia, Dolibloc, Fevralt, Fluibrum febbre e dolore, Fluifort febbre e dolore, Ibuprofene G, Ibuprofene Wellcome Pharma, Levifen, Moment, compressa rivestita, Moment Kid, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Paidofen, Pavic. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.